Eccoci, come al solito Andrea arriva in ritardo. Ecco. Infatti siamo quasi arrivati a temperatura. Perfetta. Buonasera Ecco la febbre! e benvenuti 38, spegni, vai. nella nostra cucina. La cucina di A Tavola con Silvia. Stiamo allegramente rifacendo la ricetta del formaggio primo sale con latte di pecora. E Ma perché la stiamo rifacendo? La stiamo rifacendo perché vi farò vedere, primo, i formaggi conditi con spezie varie e frutta secca. Secondo, vi farò vedere poi successivamente il primo sale a stagionatura, nel senso metto il primo sale nel frigorifero 3 giorni e poi dopo mano a mano vi farò vedere come viene stagionato per diventare pecorino. Quindi questa sera facciamo i formaggi misti. Abbiamo raggiunto la temperatura, adesso ricordiamo la temperatura 38 gradi. Adesso dobbiamo aggiungere un cucchiaino e mezzo di caglio che noi comperiamo in farmacia. Non è caglio animale, Cucchiaino e mezzo. Perfetto. Perfetto. Una bella presa di sale. Un presone. Ok. Mescoliamo il tutto. Tiriamo il mestolo dentro perché ci scivola dalle mani. Così. Basta così. Ci trasferiamo sul tavolo. Vedete, il mestolo rimane bello bianco perché il latte è quello buono e è pieno di panna. Che latte è? E l'ho detto, il latte di pecora. Ci trasferiamo sul tavolo, diceva. Eccoci qua. Eccoci. Ci siamo trasferiti sul tavolo, adesso copriamo la pentola con un coperchio, tutto abbastanza velocemente. Sì. Vai. Copri. E poi mettiamo una bella coperta intorno. Lo lasciamo così per circa 3/4 d'ora, anche un'ora. Pare brutto, però il pile è quello che tiene meglio il calore, quindi Come se fosse un bambinello. un pile da Decathlon costa poco. È vero, ma dappertutto ormai penso. Quindi ci rivediamo, Fra? Intanto vi faccio vedere quello che ho preparato. Oh, Eccolo io qui. qui volevo arrivare. Abbiamo preparato Raccontaci, a tavola con Silvia. Abbiamo preparato delle noci grossolane, poi ne ho lasciato 3 gherigli interi perché quelli andranno a decorare la sommità del formaggio. Poi ho messo della farina di pistacchio, del pepe rosa con lo zafferano e dell'olio al tartufo bianco. Queste sono le 4 varietà di formaggi misti e aromatizzati che farò. E invece poi in questa forma più grande metterò il primo sale semplice che diventerà successivamente, cioè tra un mese e mezzo almeno, la forma di pecorino. E qui ci sono le forme per la ricotta. Esattamente. Ma questa Formaggio è un'altra storia. e ricotta. Ma questa è un'altra storia. Ci vediamo più tardi, a tra un'ora. Allora, siamo arrivati alla scadenza del tempo. Mamma mia. Sono passati, oddio, 50 minuti. Ora vediamo, togliamo, sì, esatto. Togliamo la copertina e prendiamo togliamo anche il coperchio. Guardate un po', guardate. Yuhu! Che spettacolo. Adesso fate tagliate così. Tagliate in questo modo, fate tutti i cubotti. Così. Ok. Adesso Mani pulite, esatto. E adesso ci infilate le mani.
Prima lo lavoriamo un pochino con le mani, poi prendiamo una ciotola e togliamo il siero e lo mettiamo dentro a quest'altra pentola. E vai. È bollente ancora, è bellissimo. L'altra volta l'ho anche assaggiato. E perché si fa questo lavoro? Perché va lavorato un pochino con le mani per rompere la cagliata. Ok. La cagliata è quella che si forma, che abbiamo visto che era tutta una parte intera e noi abbiamo tagliato con il coltello. Mi raccomando, mani pulite. Eh sì, niente smalto e niente anelli. Ora vado a prendere una ciotola e proseguo il lavoro che sto facendo. Intanto lavo le mani. Ricordiamo che faremo sia il primo sale che la ricotta, e il primo sale inizieremo anche a farlo stagionare. Esattamente. Allora, procediamo. Apriamo i cerchi, facciamo un po' di rumore. Assolutamente sì, perché ci vuole. Facciamo così e togliamo il siero. Tutto il siero. Ovviamente non abbiamo finito con le mani, ogni tanto dobbiamo rinfilarle e rimpastare la cagliata. Mi sembra giusto. C'è un profumo di latte. Ops, è caduto anche il colino. Rimmergiamo Le mani quindi questo comunque è un lavoro che va fatto fino fino al raggiungimento della massa che poi diventerà formaggio primo sale. perfetto. Ci vediamo tra un po' quando ho tolto tutto quanto il siero. A più tardi. Ecco qui, come vedete ho tolto praticamente tutto il siero, adesso è rimasta tutta la cagliata che già è praticamente formaggio. E ora, sì, e ora la divido nelle 4 scodelle dove ho messo le spezie. Ricordiamo questa qui col pistacchio. Cerchiamo di fare dosi uguali, eventualmente poi aggiungiamo. Questo è olio al tartufo. Olio al tartufo. Pistacchio abbiamo detto. Togliamo i 3 grilli interi che mi serviranno Noci. successivamente. Noci. Pepe rosa e zafferano che andrò a mettere dopo. Eccolo qui. Questa qui invece la vado a mettere nella forma e la spingo giù, come vedete, in maniera che venga compattata bene nella miscela. Questa sarà quella che andremo Questo sarà quello che andremo a a stagionare. stagionare. Questo tra una mezz'ora lo girerò e metterò sopra del sale grosso. Nel frattempo lavoro questi qua. Quello al tartufo lavoriamolo per ultimo perché è talmente profumato che, no? Allora, anche quello con lo zafferano. Lo paniamo.
praticamente, eccolo qui. E adesso prendo una fuscellina e lo metto dentro. Il formaggio panato al pistacchio. Poi quando lo girerò, perché anche questo comunque tra una mezz'ora verrà girato, intanto mi lavo le mani, scusate. Dicevo, quando lo girerò metterò sopra della granella di pistacchio e del sale. Faccio quello con le noci. Come vedete è molto semplice, Anche divertente. Sì, esatto. Sembra di lavorare un po' la plastilina. Ci è venuto a trovare anche Manfredo, che vorrebbe... Avvicinarsi al tavolo, ma Sì, perché assolutamente è un no. grandissimo amante del formaggio. Strano. Lui è un grandissimo amante di qualsiasi cosa. Si mangi. Esatto. Rilavo le mani. E adesso andrò a fare, dopo laviamo tutto ovviamente perché non è che rimane così, quello col pepe rosa e lo zafferano. Eh sì, ricomincia, che bel colore. È veramente bello, Lo lascio così perché a me piace variegato. E questo l'ho fatto un pochino più piccolo perché ha un gusto particolare e non piace a tante persone, non piace. Quindi, visto che questi sono i formaggi che mi serviranno per Pasqua, ho piacere che a tutti i miei invitati piaccia anche il formaggio che faccio. Rilavo le mani di nuovo. E si ricomincia. E l'ultimo è quello al tartufo. Questo è un olio al tartufo. Esatto, un olio al tartufo bianco. Purtroppo non sono riuscita a trovarlo. Sì, il nostro cane non è... No, No. ho chiesto in giro, ma sembra che questo tartufo sia irreperibile. Però potremmo dire che era tartufo bianco, no? Tanto Ma no, assolutamente, ma perché? bianco su bianco. Ecco qui. Quindi anche questa è fatta, ci vediamo più tardi per... Quando li giriamo, Perfetto. va bene? A dopo. Allora, siamo arrivati alla mezz'ora, nel senso che è passata mezz'ora, e adesso vado a girare i nostri formaggetti. Ho qui preparato del sale grosso. Eccoli, carinissimi. Questo è carinissimo, Sì, il colore giallo zafferano, sì. chissà com'è. Ma forse perché c'è lo zafferano? Forse, può essere. Sì. Allora, questo è quello con lo zafferano e pepe rosa. Adesso girerò quello al pistacchio. Carinissimi. I nostri amici a Pasqua saranno sicuramente contenti. Voglio sperare di sì. Questo è quello con le noci. E questo per ultimo col tartufo perché per ovvie ragioni. Chissà perché è il mio preferito. Ecco qui. Adesso lavo le mani e vado a girare quello grande e poi faremo stagionare. Intanto vedete già ha tirato fuori un bel po' di siero. Eccolo qua. E mettiamo sempre del sale grosso sopra.
Ora questo, tra circa un'ora e mezza, andrò a girarlo di nuovo e metterò anche sull'altro lato del sale grosso. Questi no, Perché? perché sono talmente piccoli che è Ok, sufficiente certo. quello che Se ho no già sarebbe messo. troppo di sale. Esattamente. Ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi. Eccoci qui. Eccoci qua, siamo a buongiorno. Pasqua, tantissimi auguri. E questi sono i 4 primosale speziati e decorati. Vogliamo ricordare come sono stati fatti? Certamente. Allora abbiamo questo qua giallo che ovviamente è zafferano e pepe rosa. Poi abbiamo questo che è con le noci, questo è con la granella di pistacchio e questo è all'olio e al tartufo bianco. Che emana un odore. Sì, incredibile, tra Per quello allo tutta la casa, zafferano sì, e sì, quest'altro veramente... Non sono indubbiamente facili da fare, ma neanche impossibili. No, no, Con un assolutamente. po' di impegno vengono. E potete comunque speziarli in qualsiasi modo, perché potete farli semplicemente al pepe nero, potete farlo, che ne so, anche alla curcuma, vengono bene, tipo lo zafferano vengono giallognoli. Anche al peperoncino una volta ne abbiamo provato. Sì, però abbiamo esagerato col Sì. peperoncino, non Era abbiamo lì. potuto mangiarlo perché Era immangiabile. era immangiabile, abbiamo dovuto grattare, vabbè, abbiamo fatto grattato sulla pasta. E niente, fateci sapere se vi è piaciuto il video, se avete provato magari a farli voi questi formaggi e se vi serve qualche consiglio noi siamo qui come sempre. E ci fa piacere. Ciao a tutti! Ciao!